Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è pensato per quelle fantastiche persone che stanno studiando o imparando l'italiano come lingua straniera. Se capisci l'italiano ma vorresti parlarlo meglio, sei nel posto giusto. In questo video infatti volevo parlare di un errore veramente molto comune che viene fatto molto spesso dalle persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Guardando questo video imparerai ad evitare un errore che io definirei impeccabilmente atroce. L'errore riguarda due aggettivi, l'aggettivo ridicolo e l'aggettivo divertente. Quindi da un lato c'è l'aggettivo ridicolo che ha 4 forme. Le forme sono ridicolo con la O per i sostantivi maschili singolari, ridicola per i sostantivi femminili singolari, ridicoli per i sostantivi maschili plurali e ridicole per i sostantivi femminili plurali. L'aggettivo divertente invece ha soltanto 2 forme, ovvero divertente con la E per il singolare e divertenti con la I per il plurale. In realtà tecnicamente divertente non è un aggettivo, ma è un participio presente usato come aggettivo. Molti stranieri che studiano l'italiano pensano che questi due aggettivi, ridicolo e divertente, abbiano lo stesso significato e siano fondamentalmente sinonimi. In realtà le cose non stanno così. Ridicolo e divertente hanno due significati completamente diversi. Quindi non potete usare ridicolo al posto di divertente e non potete usare divertente al posto di ridicolo. L'errore consiste proprio nell'usare questi due aggettivi in modo intercambiabile. Alcuni stranieri che studiano l'italiano poi pensano che ridicolo sia una variante più forte di divertente. In realtà le cose non stanno così. Ridicolo e divertente hanno due significati completamente diversi. In particolare, ridicolo ha un significato negativo e divertente ha un significato positivo. Quindi non è che questi due aggettivi hanno un significato simile o vogliono dire più o meno la stessa cosa. No, ridicolo ha un significato chiaramente negativo e divertente ha un significato positivo. Ma facciamo subito un esempio. Io potrei dire: ieri ho visto un film ridicolo. Ieri ho visto un film divertente. Qual è la differenza? Che se dico che ho visto un film divertente, voglio dire che ho visto un film che mi ha fatto ridere. Quindi un film probabilmente comico, un film che voleva farmi ridere. In sostanza che nel film c'erano delle scene che io ho trovato divertenti e quindi mi sono messo a ridere. I film comici vogliono essere divertenti. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che divertente molto spesso, anzi quasi sempre, si riferisce proprio a questo aspetto. Non si riferisce all'idea generale di piacevole o rilassante. Divertente nell'italiano contemporaneo vuol dire proprio questo, cioè che fa ridere. Originariamente era più vicino all'idea di rilassante, piacevole, però ultimamente questa parola viene usata proprio per riferirsi al fatto che una determinata cosa fa ridere. Quindi il significato è, diciamo, positivo. Ho visto un film che mi ha fatto ridere. Se invece dico ho visto un film ridicolo, sto esprimendo un giudizio assolutamente negativo. Non mi sto riferendo al fatto che questo film mi ha fatto ridere, o meglio, etimologicamente ridicolo vuol dire proprio questo, che fa ridere, però che fa ridere in senso negativo, che è degno di derisione. Un esempio che probabilmente illustra ancora meglio il concetto di ridicolo è il seguente: si è vestito in modo ridicolo, oppure pensa di essere originale ma è soltanto ridicolo. Quindi se io dico che qualcosa è ridicolo, voglio dire che questa cosa fa ridere
ma non vorrebbe far ridere. Quindi fa ridere in senso negativo. La sua intenzione non è quella di far ridere, ma fa ridere in senso, per l'appunto, negativo. Per fare un altro esempio, se io potrei dire che un libro è divertente, oppure potrei dire che il libro è ridicolo. Se dico che è divertente, voglio dire che questo libro mi ha fatto ridere. Se invece dico che è ridicolo, voglio dire che questo libro è talmente insignificante oppure strano che è degno di derisione. Oppure se io dico che una persona dice cose divertenti, sto esprimendo un giudizio positivo, voglio dire che dice delle cose che mi fanno ridere. Se invece dico che questa persona dice cose ridicole, non sto esprimendo un giudizio positivo, al contrario sto esprimendo un giudizio molto negativo. A seconda dei casi, il ridicolo può sottolineare il fatto che una determinata cosa è strana. Per esempio, io prima ho fatto l'esempio del si è vestito in modo ridicolo, e quindi cosa vuol dire ridicolo? Che causa comicità involontaria. Oppure può voler dire che qualcosa è insignificante, per esempio uno stipendio ridicolo. Prendevo uno stipendio ridicolo. Cosa significa? Che è microscopico fondamentalmente. Di nuovo, anche in questo caso ridicolo esprime un giudizio molto negativo. Se una persona dice stipendio ridicolo, non sta facendo un commento positivo. Ma facciamo un altro esempio. Io potrei dire mi hanno fatto una proposta ridicola, oppure mi hanno fatto una proposta divertente e si spera non indecente. Cosa significa una proposta ridicola? Significa che io ho trovato questa proposta insignificante, degna di derisione. Se invece dico che mi hanno fatto una proposta divertente, voglio dire che questa proposta mi ha fatto ridere. Allo stesso modo io posso dire che una persona è ridicola e quindi sto dicendo che è degna di derisione, oppure posso dire che una persona è divertente. In questo caso voglio dire che trovo questa persona simpatica, questa persona mi fa ridere. Divertente è molto vicino a allegro, comico, spiritoso. Qua in alto vi metto il link alla playlist che ho creato in cui ho messo altri errori comuni. In passato ho parlato di vari errori che vengono fatti spesso dagli stranieri che studiano l'italiano. Ecco, questi video li ho messi tutti in questa playlist, mi raccomando, dategli un'occhiata.